3 millimetri al minuto. È una velocità minuscola, ridicola. Eppure è la velocità media a cui un'onda invisibile sta cancellando la realtà dentro il cranio di milioni di persone. In questo preciso istante. Un'oscurità luminosa che spazza via la vista, pezzo dopo pezzo. Questo video nasce da Francesco, un iscritto che ci ha chiesto di spiegare l'emicrania con aura. Francesco, questo è per te e per tutti quelli che l'hanno vista, senza sapere cosa fosse. Per capire cosa ti succede durante un'aura, devi prima entrare nella macchina più complessa dell'universo, il tuo cervello. Immagina una megalopoli notturna, grande quanto un continente. Questa città è la tua corteccia visiva, situata proprio qui, dietro la tua nuca. Miliardi di neuroni si scambiano segnali elettrici in un caos ordinato. Tu apri gli occhi e la città si illumina di autostrade dorate. Ogni fotone che colpisce la tua retina viene tradotto in una scintilla qui dietro. Ma cosa succede se, all'improvviso, un quartiere decide di ribellarsi? Fermati un attimo. Rallentiamo il tempo. Tutto inizia da una singola cellula, un neurone. Per motivi che la scienza sta ancora cercando di decifrare completamente, questo neurone va in sovraccarico. È come una diga che cede sotto la pressione dell'acqua. Ioni di potassio, particelle cariche di energia, fuoriescono violentemente dalla cellula. Troppo in fretta. Il neurone si accende di un bagliore furioso, scaricando tutta la sua energia in un colpo solo. E urla. Un urlo chimico che investe i suoi vicini. L'hai mai provato? Quel momento in cui capisci che qualcosa sta cambiando nella tua testa. I neuroni vicini vengono inondati da questo tsunami di potassio. Si spaventano. E cosa fanno? Vanno in panico e scaricano a loro volta tutta la loro energia. Si accendono. Una reazione a catena inarrestabile. Inizia a formarsi un fronte d'onda, un muro di fuoco elettrico che avanza inesorabilmente. La chiamano depressione corticale propagata. Fu scoperta nel 1944 da Aristides Leao. E sai qual è la cosa più inquietante? Non viaggia alla velocità del pensiero. Viaggia a una lentezza esasperante. Solo pochi millimetri al minuto. Una lumaca di fuoco che striscia sulla superficie della tua mente. Aspetta. Pensa a cosa significa questo per te adesso, mentre guardi lo schermo. Quell'area del tuo cervello serve a farti vedere il mondo. Se quei neuroni stanno sparando energia a caso, fuori controllo, cosa credi che succederà alla tua vista? Te lo dico io. Inizi a vedere cose che non esistono. Il caos elettrico si traduce in caos visivo. Ed è qui che il fenomeno smette di essere solo biologia e diventa un'allucinazione geometrica. Il primo segno, il preludio della tempesta. Cosa sta per apparire nel tuo campo visivo? Si chiama spettro di fortificazione. Immagina di guardare una mappa satellitare di una fortezza medievale con le sue mura a zigzag. Ora immagina che quelle mura siano fatte di neon lampeggianti, schegge di specchio e luce accecante. Questo è esattamente ciò che accade. Il fronte dell'onda, quella linea di neuroni iperattivi di cui parlavamo prima, sta mandando segnali disperati ai tuoi occhi. Ti dice: c'è luce, c'è movimento, ci sono angoli. Ma fuori, nel mondo reale, non c'è nulla. È una certezza incerta. Il tuo cervello sta fabbricando una realtà parallela, sovrapponendola a quella vera. E tu non puoi spegnerla. Ma l'onda continua ad avanzare, a quei 2-3 millimetri al minuto. E cosa succede ai neuroni che l'onda ha già attraversato? Immagina un'onda in uno stadio, la classica ola. Le persone si alzano, urlano, alzano le braccia, ma poi si siedono e sono stanche. Nel tuo cervello avviene la stessa identica cosa. Dopo l'iperattività furiosa, i neuroni collassano, esauriscono le loro batterie, l'ATP, si spengono completamente, entrano in uno stato di silenzio elettrico assoluto, un vuoto pieno di stanchezza. E questo silenzio dura dai 20 ai 60 minuti. 3. Ricordati questo numero.
sono i millimetri al minuto della velocità con cui l'onda si propaga nella tua corteccia. Se i neuroni della vista si spengono, quella parte del tuo campo visivo cessa di esistere. Si forma quello che in medicina viene chiamato scotoma, una macchia cieca, lento, inesorabile, devastante. Inizi a leggere una parola e metà delle lettere svaniscono nel nulla. Guardi il volto di una persona e un occhio o il naso mancano all'appello. Non è sfocato, non è nebbioso, è semplicemente sparito. Il rumore del buio sta divorando la tua capacità di percepire il mondo. Ma c'è un problema enorme. Se hai mai avuto un'emicrania con aura, sai che spesso non vedi una macchia nera. Non vedi un buco nero galleggiare davanti a te. E se i neuroni sono spenti, la logica dice che dovresti vedere il nero assoluto, giusto? Sbagliato. Il nero è un colore. Per vedere il nero, il tuo cervello deve elaborare l'assenza di luce. Ma qui non c'è elaborazione. I neuroni sono in coma. Quindi non vedi il nero. Vedi il nulla. E il tuo cervello odia il nulla. Lo terrorizza. Quindi fa la cosa più incredibile e spaventosa di tutte. Ti mente. Se ti manca un pezzo di realtà, il tuo cervello prende i bordi di quel buco e li allunga. Come la funzione di riempimento automatico di Photoshop. Se stai guardando un muro di mattoni e l'onda spegne i neuroni che vedono il centro del muro, il tuo cervello clona i mattoni circostanti e li incolla nel buco. Crea una solida illusione. E tu credi di vedere un muro intero. Ma se in quel buco ci fosse un oggetto, una palla, una macchina che sta arrivando mentre attraversi la strada, tu non la vedresti. Vedresti solo la strada vuota. Il tuo cervello ti sta nascondendo un pezzo di universo e lo sta dipingendo con un falso paesaggio. Ci hai mai pensato? Quanto di ciò che vedi è reale e quanto è inventato. Se uniamo i due pezzi, l'esperienza è surreale. Da una parte hai il fronte dell'onda, il caos, la luce, i lampeggianti a zigzag che si muovono verso la periferia del tuo occhio. Dall'altra hai la scia dell'onda, il silenzio, il vuoto, i buchi nella realtà riempiti di falsità. È una presenza distruttiva che danza nella tua corteccia visiva. E tutto questo accade in totale assenza di dolore. La tua vista si sta letteralmente sgretolando, il tuo cervello sta faticando per tenere insieme i pezzi e tu non senti assolutamente nulla, perché il cervello, ironicamente, non ha recettori per il dolore. Se stai ancora qui è perché una parte di te voleva sapere e c'è molto altro da scoprire. Questo è il tipo di viaggio che facciamo qui, ogni settimana, dentro l'invisibile. 60 minuti. L'onda ha attraversato tutta la corteccia occipitale, è arrivata al confine. I lampeggi a zigzag svaniscono oltre il bordo della tua visione. La macchia cieca si dissolve. I neuroni riprendono a respirare, si riaccendono. La vista torna perfetta. Ti rilassi, pensi, è finita. Ma non è finita. L'onda elettrica, nel suo lento strisciare, ha infastidito un gigante addormentato. Ha rilasciato sostanze chimiche, scorie, proteine infiammatorie nel liquido che bagna il tuo cervello. E queste scorie sono scivolate giù fino a toccare i vasi sanguigni e il nervo più grande e sensibile della tua testa, il nervo trigemino. Il nervo trigemino è il sistema di allarme del tuo cranio e quando queste sostanze lo toccano, lui impazzisce. È come un allarme antincendio che scatta dopo che il fuoco è già stato spento. Il nervo inizia a inviare segnali di dolore acuto, pulsante, martellante, direttamente al tronco encefalico. Inizia a rilasciare neuropeptidi che dilatano i vasi sanguigni. Li gonfiano. I vasi premono contro le meningi, le membrane che avvolgono il cervello. E quelle sì, che sono piene di recettori del dolore. Forte, più forte, devastante. È l'emicrania. Il mal di testa vero e proprio è appena iniziato. Ora capisci la sequenza. L'aura visiva non era il sintomo, era l'onda che si muoveva. Il mal di testa è la risposta del sistema trigemino vascolare e l'infiammazione neurogenica delle meningi al passaggio di quell'onda. Ma aspetta,
perché tutto questo sembra terribile, sembra un danno irreparabile. Eppure, qui arriva la sorpresa. Nonostante la violenza di questa tempesta chimica ed elettrica, nonostante il silenzio assordante dei neuroni e il dolore accecante, il tuo cervello è intatto. Non è un ictus, non c'è morte cellulare. È una crisi energetica temporanea. I neuroni si riprendono al 100%. La macchina si riavvia, perfettamente integra. Ma perché succede? Perché una macchina così perfetta come il cervello umano, forgiata da milioni di anni di evoluzione, decide improvvisamente di innescare questo tsunami elettrico. La verità? Non lo sappiamo con assoluta certezza. Sappiamo che c'è una predisposizione genetica. Sappiamo che certi trigger, stress, luci abbaglianti, variazioni ormonali, persino certi cibi, possono fare da innesco. È come se alcuni cervelli avessero una soglia di tolleranza più bassa, un sistema di sicurezza troppo sensibile, pronto a far scattare il blackout al minimo sbalzo di tensione. Un meccanismo di difesa che si trasforma in un attacco. Questa è divulgazione scientifica, non un consiglio medico. Se vedi queste luci per la prima volta, devi sempre consultare un medico per escludere altre cause. Ma per chi ne soffre da una vita, sapere cosa sta succedendo cambia tutto. L'emicrania, con Aura, è il prezzo che paghiamo per avere il computer biologico più avanzato dell'universo. Una rete così fitta, così incredibilmente interconnessa, che una singola scintilla nel posto sbagliato può oscurare la realtà. Una vulnerabilità intrinseca nell'infrastruttura del pensiero. È l'ordine caotico della biologia. Meraviglioso e terribile. La prossima volta che la vista ti si annebbia. La prossima volta che le linee a zig-zag invadono il tuo sguardo e il mondo si sgretola davanti a te. Non pensare a una malattia. Pensa alla fisica. Pensa a un'onda di marea elettrica che viaggia a 3 mm al minuto sulle coste del tuo lobo occipitale. Sei il teatro di un evento cosmico in miniatura. Miliardi di cellule che si spengono in coro. Un blackout monumentale che accade nel buio assoluto del tuo cranio. E tu sei l'unico spettatore. 86 miliardi di neuroni accesi nel buio assoluto del tuo cranio. Oggi, per un'ora, alcuni di loro si sono spenti e il tuo cervello ha dipinto la realtà mancante senza dirtelo. Non stai soltanto guardando il mondo, sei la mente che per un istante ha visto se stessa vacillare. E questa era la tempesta perfetta nella tua mente. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro la realtà smette di mentire e mostra la sua vera forma. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza e per la meraviglia. E se c'è un mistero che vuoi vedere reso visibile, scrivilo qui sotto. Come questo video è nato da Francesco, il prossimo può nascere da te. Basta iscriversi per avere voce. Insieme possiamo portare l'invisibile ovunque.